Da dove è nato il progetto Bad Sound? Il progetto Bad Sound ha origini nel 2008. All'epoca stavo avendo le prime esperienze di musica elettronica, già con sonorità fortemente anni 80 e con una nota 8 bit più marcata. All'epoca il progetto si chiamava Artificial Music Array. Successivamente ho cercato un nome che avesse un impatto più immediato e mi sono spostato sul progetto Bad Sound, togliendo molta della caratteristica 8 bit. È un nome che incuriosisce. Da cosa è tratto? È tratto da qualcosa in particolare? Diciamo che quando ho voluto cambiare nome ho dato via una lunga lista di possibilità. Questo nome in particolare che poi abbiamo scelto trova origine dal termine informatico della funzione del batch, che è quella di far partire programmi e applicazioni in un secondo momento, quindi programmati per partire in una maniera ritardata. E ci piaceva l'idea di questi suoni, di questa musica anni 80 che viene fatta partire nei tempi odierni. Rispecchia, diciamo, in maniera abbastanza efficace il concetto stesso del progetto musicale. A cosa vi ispirate per creare la vostra musica? Ci possiamo ispirare a molteplici sfumature degli anni 80. Andiamo dal cinema, soprattutto cinema trash d'azione, per fare un nome così su due piedi posso dirvi John Carpenter, e anche a molte band electrowave, new wave, synth pop, ma chiaramente un po' tutti gli anni 80 influenzano il nostro progetto, anche perché spaziamo in molti generi pur rimanendo in ambito elettronico. Sì, sicuramente per le chitarre la maggiore ispirazione sono stati i soli dell'hard rock del tempo e anche alcune ritmiche prese anche dal pop, come per esempio anche da Michael Jackson, e ovviamente dall'immaginario collettivo che si è creato poi con i film d'azione, ovviamente Carpenter è sicuramente una delle ispirazioni maggiori, e dal cyberpunk anche sicuramente, il film letterario del cyberpunk negli anni 80 ha visto insomma molto seguito, che adesso purtroppo è un po' svanito. Ma venendo al CD, parlatemi di Psychotrash. Psychotrash è a nostro parere un progetto abbastanza ambizioso. È un CD di difficile ascolto perché la durata supera i 50 minuti e al suo interno racchiude in maniera nitida due sfumature degli anni 80. La prima è senz'altro quella trash, e con trash mi riferisco appunto alle sfumature da discoteca, musica da paninari, comunque musica che non avesse al suo interno una ricerca molto profonda dei contenuti e che adesso si può magari sentire in parte anni 80 in discoteche. La seconda, che si denota nella parte centrale del CD, è quella di stampo cinematografico, per riprendere il discorso di Carpenter che abbiamo fatto poco fa. Sono brani a nostro parere di stampo più cinematografico, che hanno un ascolto più impegnativo perché sono molto vari al loro interno e tendono ad avere una risoluzione non immediata, ma che si evince a fine brano, come se avessero appunto al loro interno una storia da raccontare. Sì, di conseguenza i brani cinematografici sono quelli che noi consideriamo un po' più progressive, mentre gli altri sono quelli di ascolto un po' più diretto, diciamo. Ma un CD così lungo e frammentato non rischia di rendere l'ascolto difficile? Sicuramente non è un CD pop dove tu senti le canzoni e dentro i primi 50-60 secondi hai già percepito dove ti vuol portare il brano. Ogni brano dell'album ha all'interno una variazione o comunque sia un messaggio che evolve, non sono mai uguali dall'inizio alla fine. È un ascolto che richiede da parte dell'ascoltatore una consapevolezza di quello che si sta ascoltando, quindi di un CD che ha sonorità commerciali, se parliamo in termini anni 80, ma che allo stesso tempo ha un messaggio che non sia di tipo pop, ma un messaggio che vuole essere più profondo, se vogliamo più evocativo sotto certi aspetti. Quindi richiede da parte dell'ascoltatore una consapevolezza del fatto che ogni singolo brano ha al suo interno un messaggio che va recepito, quindi suggeriamo ascolti molteplici dei brani anche a distanza di tempo per poter assimilare il contenuto in maniera completa. Sì, io penso comunque che sia un ascolto molto divertente perché si parte da brani più diretti
si finisce comunque su pezzi non troppo cervellotici che però comunque forniscono atmosfere da colonna sonora comunque con un ritmo serrato, quindi io penso che comunque sia un ascolto interessante sia per chi ama gli anni 80 più diciamo diretti, sia anche per chi magari ha voglia di ascoltare della musica un po' più progressiva sicuramente. Ma Mok, come chitarrista, qual è stato il tuo approccio a pezzi di elettronica? Ma allora, i pezzi avendo un groove molto tirato, molto diciamo espressivo, mi hanno facilitato comunque l'avvicinamento. Per i due soli, presenti in Night Trust e Cartagena Rock, mi sono approcciato in modi differenti. Night Trust è un assolo più ritmico, mentre Cartagena Rock è più sulla melodia. Invece l'assolo di City Lights Blues è stato completamente improvvisato al momento, come la tradizione blues vuole. Chief Pink, volevo chiederti, il risultato che hai ottenuto a livello sonoro nel CD rispecchia molto gli anni 80, vale lo stesso per la strumentazione che hai usato o diciamo la tecnologia rispecchia anche quella degli anni 80 o no? Bisogna dare una risposta schietta. La tecnologia non rispetta assolutamente quella presente nel periodo degli anni 80. Qualche purista potrebbe criticare la scelta. Io ritengo che l'artista debba approcciarsi alla musica nel modo che ritiene più opportuno, cioè non importa se tu fai un CD 8 bit utilizzando effettivamente un Nintendo piuttosto che dei sample. Io credo che l'importante sia il prodotto finale. Ho ovviamente nel CD elencato tutte le apparecchiature da me utilizzate. La cosa più vintage che utilizzo è uno Zoom RFX 1000, che è un prodotto vecchio di qualche anno, che comunque raccomando a chi vuole avere in entrata audio la possibilità di modificare in maniera digitale il suono per ottenere diversi effetti comunque di stampo molto, molto vintage. È presente anche un vocoder tra le funzionalità, per cui lo raccomando molto perché è anche una spesa tutto sommato abbastanza abbordabile. Per il resto ho una vecchia Yamaha di cui mi sono servito con qualche sample, ma la maggior parte dei campioni utilizzati sono digitali, sono ottenuti tramite web. Non ci trovo onestamente nulla di male, nel senso sì, come ho detto prima, un purista potrebbe criticare la scelta, ma io ritengo che a fin dei conti è importante il risultato finale. Giudicherete voi se la resa del CD rispecchia effettivamente le sonorità che abbiamo cercato di ricostruire. Certo. Alcuni pezzi sembrano delle colonne sonore proprio tratte da film anni 80 e la domanda che sorge spontanea è: ci sono qualche pellicola che vi ha ispirato particolarmente o no? Personalmente io mi sto facendo una cultura di cinema spazzatura, rigorosamente anni 80, questo per cultura personale diciamo. Se dovessi però dire che cosa effettivamente ha ispirato le mie composizioni, torna ancora una volta fuori il nome di Carpenter. In particolar modo mi è rimasta impressa la colonna sonora del Signore del Male, che raccomando come film per gli appassionati del genere, però è l'unico titolo che sono in grado di fornire al momento, perché in realtà se dovessi dare altri titoli mi limiterei a dire qualunque film prodotto negli anni 80 può andare bene come ispirazione per questo tipo di CD. Sì, posso aggiungere un paio di film, sicuramente Gli Arma Letale. In mio particolar modo il lungometraggio animato chiamato Rock and Roll, che consiglio di vedere a tutti perché è uno dei migliori cortometraggi animati non della Disney, americani del tempo.